Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre del 2026. Abbiamo la carta della temperanza, periodo di riequilibrio, periodo, mi viene anche da dire di tranquillità, di solito è una carta con un'energia calma, paziente, pacifica ed è anche una carta che parla di una certa dedizione alle arti. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e il numero di telefono e in più ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono tre, uno di metafisica, uno di tarocchi e uno che sto pubblicando in questo periodo di numerologia. E in più vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi di gennaio 2026. Comunque c'è il video sotto di presentazione nella descrizione, c'è tutto scritto anche nella pagina web, mi potete anche contattare via mail, insomma, basta chiedere e sarà dato. Partiamo con un re di coppe, 4 di coppe, imperatrice, 9 di coppe, abbiamo il sole, la sacerdotessa, e un 4 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'energia disponibile del prossimo semestre e andremo a vedere qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere uno sviluppo mensile delle energie, quindi cercherò di dirvi quando succede che cosa di quello che abbiamo visto in questa prima linea, ok? Tenete presente che questa è una di 4 letture sul 2026, una, quella generale, già online, la trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale, e poi ce ne saranno altre due, una sull'amore e gli affetti e l'altra sul lavoro e l'economia. Ok, partiamo da questo re di coppe, 9 di coppe, e 9 di bastoni. Voglio andare a vedere anche il 4. Sette di bastoni e re di coppe. Chi state tenendo lontano? Da chi vi state difendendo? Guardate, qua abbiamo due re di coppe che potrebbero proprio rappresentare un personaggio o anche un ruolo. Può essere il partner, può essere un capo, può essere come si dice, l'autorità. Però voi proprio, cioè, vi state difendendo, siete un po' fermi in una zona che potrebbe anche essere una zona di comfort effettivamente e vista l'energia della temperanza, che è un'energia un po' ferma, un po' statica, sento che siete un po' lì, in quella zona. Andiamo a vedere l'imperatrice.
8 di coppe e giudizio. C'è come una ricerca di qualche cosa di più alto, come se fosse qualche cosa che non è concreto. O potrebbe essere come un consiglio delle carte di guardare a quello che non è concreto. Quando c'è il giudizio si parla di avere una visione di insieme. E qui effettivamente con un 4 di coppe c'è qualche cosa che non si vede. C'è qualche opportunità, potrebbe essere, qualche persona intorno a voi. Che cosa ho visto? Dunque, eh, c'è un qualche tipo di riferimento a una situazione karmica. Io ho come la sensazione che possa essere tipo un ruolo, sì, come vi dicevo prima, un po' l'autorità, no? Quindi potrebbe essere un fratello più grande, uno zio, un padre. Diciamo che mi vengono di più i primi due, il fratello maggiore o lo zio, a impulso così. E potrebbe esserci come una sorta di confusione di ruoli tra quello che era, supponiamo, il ruolo che svolgeva vostro padre o che svolge, però parliamo di infanzia in questo caso perché o di altre vite anche. Vi ho detto che ha come un senso karmico, no? Cioè come un qualche cosa dal punto di vista del lignaggio paterno, da cui probabilmente qualcuno di voi si sta difendendo. Vi dico che per qualcuno potrebbe essere qualche cosa legato all'alcolismo. Ci sono come degli schemi di comportamento che avete acquisito sia a livello di bagaglio familiare, sia a livello di vite passate, sia a livello di questa vita, che fa sì che ci siano come dei sistemi di difesa di cui voi non siete consapevoli e vi impediscono di andare, come dire, oltre. Fatemi sapere se vi risuona. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Cioè, vi faccio un esempio forse un po' più pratico magari per capirci meglio. Se nella vostra famiglia, nonni, bisnonni, trisnonni, genitori, parenti stretti, ci sono stati casi di alcolismo, per esempio, per riprendere un po' l'esempio che ho fatto prima, potrebbe essere che in questa vita voi teniate fuori dalla vostra portata affettiva, quindi amici, volendo anche parenti e partner, può essere che tagliate fuori persone che magari bevano. E quindi è come se questo schema familiare vi condizionasse e vi dico che potreste da un lato difendervi e tenere, come dire, fuori dalla vostra vita queste persone. Per altri lati, se avete delle persone che non potete tenere fuori, tendete a controllare. E invece quello che vi vogliono dire le carte è: guardate il disegno più grande, cercate di scoprire qual è lo scopo più alto di questa situazione o della relazione o delle relazioni. Adesso quello lì è un esempio come un altro, eh? Cioè mi è venuta questa cosa, ho seguito il filone e va bene. Voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Potrebbe essere un altro tipo di atteggiamento, per esempio. Andiamo a vedere il 9 di coppe e il 7 di pentacoli e 4 di pentacoli. Credo che qui si tratti di fare questo passaggio, giustamente avete la temperanza, con calma, con pazienza. La temperanza è collegata alla guarigione perché il paziente è colui che ha pazienza durante la fase di recupero.
È come se doveste cercare i vostri punti cardine, cioè quello che i vostri punti sicuri, i vostri punti saldi, la zona di controllo. E da lì, insomma, perché comunque mettete un po' troppe barriere, quindi non si tratta qui di tenere fuori tutto il mondo o tenere fuori tutte le situazioni che vi fanno come scattare qualche sistema difensivo, ma il più è il riuscire a tenerle sotto controllo, con pazienza, riuscire, mi viene proprio da dire, è come se doveste imparare a rimanere comodi anche nella scomodità di certe situazioni, di certe relazioni. Veramente è un qualche cosa che si vede più in grande, cioè nel senso, vi do così una dritta, una cosa che io ogni tanto mi dico. Quando avete a che fare con certe persone che proprio magari non vogliono capire, non vogliono vedere, non si rendono conto o sono nel loro viaggio, cioè, primo, non sentite di dover convincere qualcuno della vostra posizione perché entrereste in delle lotte di ego e chi se ne frega, cioè alla fine non dovete dimostrare niente a nessuno. Quella è la vostra idea, quella è la vostra posizione, qui abbiamo anche un 4 di pentacoli e è lecito se vi sentite scomodi con qualcuno eventualmente allontanarlo o prendere questa persona a piccole dosi. Però il punto qui è vedere, ehm, diciamo così, prendetela come se fosse un gioco, cioè allenatevi con le persone che appunto vi stanno un po' più sui denti, a mantenere un atteggiamento tranquillo, cercare di vedere che insegnamento vi può dare la relazione, che insegnamento può darvi la situazione, qual è lo schema di comportamento che voi acquisite in modalità automatica, dove potete migliorare, quali possono essere gli appigli a cui vi potete tenere per non farvi spostare quando succedono questi eventi detonanti. Abbiamo anche la carta del sole, quindi io credo che qui ci sia un problema di diplomazia. 4 di bastoni, asso di bastoni e matto al contrario. Potrebbe essere anche qualche amico, effettivamente, perché ci sono varie carte che me lo dicono. Potrebbe essere che stiate respingendo, mi viene da dire, una persona che è legata a voi, secondo me, in qualche modo. Se non è conoscente, è già amico, amica, ehm, direi anche da vecchia data, secondo me. Però c'è come un senso di sfiducia un po' generale. Vi dico, siete molto prevenuti perché non vedete qualche cosa. Qui vi spingono nel prossimo periodo a prenderla con calma e a cercare quelli che possono essere i vostri punti saldi, cioè i non negoziabili, quello su cui proprio non transigete, e poi tutto il resto va un po' smussato, calibrato. Anche qui avete la sacerdotessa, che adesso andiamo a vedere, però il punto è proprio quello, cercare di vedere al di sopra della dualità, al di sopra del giusto o sbagliato, al di sopra del è la mia verità e la sua verità, perché questo crea conflitti anche interni, ma soprattutto esterni. Di nuovo, terminiamo con un 4 di spade, che è uno degli arcani minori della temperanza. Andiamo a vederlo. Però secondo me si tratta proprio di fare un po' il punto della situazione. Guardate, in realtà il 4 di spade in sé parla di un isolamento per guarire a livello psicoemotivo. Però vedendo un po' le carte sotto, secondo me qui c'è da tagliare un po' la testa al toro, perché questo cavaliere di spade va dritto verso il suo obiettivo. E anche qui con la sacerdotessa c'è comunque un movimento. Secondo me si tratta un po' di ricalibrare certe ideologie, certi modi di fare, certe regole. Perché qui avete anche proprio la giustizia al contrario, quindi si tratta di rompere delle regole, rompere degli schemi. Per qualcuno si tratta di rompere dei contratti, dei patti,
È come se ci fosse l'uscita. Perché può essere un periodo di guarigione? Perché in questa zona della lettura vedo come qualcuno che annaspa, che cerca di sopravvivere, di respingere le energie che non sono consone per voi. Una volta trovato il vostro centro, cioè una volta trovato quello a cui non volete fare a meno, quello su cui non volete cedere, è un po' come l'aprirsi di un nuovo pezzo di vita, perché c'è più chiarezza mentale, nonostante, anzi, potrei anche quasi dire ehm, che potreste, prendetela in modo simpatico, quello che vi sto per dire, che potreste magicamente svegliarvi da un torpore e vederci meglio, essere in una fase di carica proprio energetica, anche perché qui avete un asso di bastoni, che è l'azione, che è l'inizio, con intenzione, con passione, con determinazione. Cioè, quindi vedo proprio come se ci fosse la ricerca di qualche cosa di più alto, di qualche cosa che vincola meno, di qualche cosa che sia più affine anche alla vostra anima. E potrebbero essere tranquillamente le regole all'interno di qualche situazione già esistente, le regole familiari, le regole che avete imparato a causa del lignaggio maschile della vostra famiglia, come ideologie o comportamenti o automatismi, ipotesi, no? Wow, che lettura intensa. Ragazzi, andiamo a vedere mese per mese, vediamo se riesco a sistemare a livello temporale quello che vi ho appena detto. 6 di bastoni, 4 di bastoni che vi è già uscito qui, asso di spade, cavaliere di pentacoli, 3 di pentacoli, e asso di bastoni. Quindi in questa stesa ci sono due assi. Qui abbiamo gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno, quindi è abbastanza semplice. Secondo me gennaio sarà il momento respingente. O qualcuno non vuole ammettere qualcosa, o non vuole vedere, non vuole rendere visibile qualcosa. Vi dirò, potrebbe anche essere un sentimento, che qualcuno vuole tenere nascosto oppure da cui si vuole mantenere lontano. Non necessariamente deve essere un vizio, un difetto, però, come ho detto prima, adattate voi la lettura alla vostra realtà. Verso febbraio abbiamo questo 4 di bastoni, secondo me fa riferimento al 4 di pentacoli, al cercare la vostra zona sicura, al cercare la vostra stabilità. Marzo, asso di spade, potrebbe arrivare qui la comprensione del giudizio, perché anche l'asso di spade come il sole parlano di chiarezza mentale, parlano di, sì, della nebbia che si dissipa, di qualcuno che prende come come vi posso dire? È come se si vedesse una verità che prima non si vedeva, che prima non si voleva vedere. Il momento di fermo qui ce lo abbiamo a aprile. Sento che sì, potrebbe essere un buon momento aprile per fare un lavoro sull'amor proprio, per trovare proprio questa zona, per consolidare, mettiamola così, questa zona sicura che avete, diciamo, imbastito verso febbraio. Zona sicura è, mi scrivo su un quaderno, che nel momento in cui questa persona supera questo limite, per me questo è non è solo una bandiera rossa, ma è già motivo per interrompere, per esempio, la frequentazione con questa persona.
Quindi si tratta di lavorare le vostre reticenze, i vostri pregiudizi, i vostri preconcetti, le vostre difese, i vostri muri. Abbiamo parlato di flessibilità, però con questi non negoziabili, quindi i punti saldi sono, e qui secondo me lo metterete un po' per iscritto, da maggio sì in poi. Ecco, qui c'è il lavoro sull'amor proprio, rivedo il sole e anche questo matto al contrario. Cioè si tratta di confrontarsi con qualcuno, possono essere degli amici, possono essere delle persone all'interno di un progetto, possono essere i vostri maestri, però poi a giugno arriva qualcosa di bellissimo, l'asso di bastoni di solito è un inizio, è un'azione, qui c'è come un movimento in avanti, è l'inizio di qualche cosa di nuovo. Vi dico, a livello energetico generale c'è come prima questa difesa dal mondo esterno, dopodiché si cerca come il proprio centro e da qui ci si lascia smuovere un pochettino, si sperimenta un po', ah vabbè, ma io ho quel comportamento lì, se non lo faccio vediamo che cosa succede, se mi sento comodo o scomodo. E come vi dicevo poco prima, tutto questo allenamento vi serve per riuscire ad avere un maggiore autocontrollo, a non farvi spostare tanto da quello che dicono, fanno o pensano gli altri. Cioè, è come imparare a gestire proprio, ad avere a che fare con persone che magari hanno caratteristiche che non vi piacciono tanto o che non condividete, perché magari siete obbligati a farlo e non perché scegliete di farlo, però mi sembra un po' come se fosse una palestra, in un certo senso. Palestra spirituale chiamerò il video. E va bene, andiamo a vedere qualche difficoltà che potreste incontrare nel periodo. Perché mi è difficile dare? Perché vi è anche difficile ricevere. Ci sono come dei muri qui, ragazzi. E anche, tra l'altro, il 4 di coppe è proprio la carta di, io la chiamo la carta della cecità, perché? Perché è qualcuno che è talmente concentrato su queste tre coppe, su quello che non c'è più, guarda quasi da un'altra parte, che non si rende conto che gli stanno riempiendo un'altra coppa. Non si rende conto che stanno offrendo quello che a lui manca, però essendo così murati dentro sulla difensiva non vi rendete conto che appunto è come se vi steste tenendo lontano da certe persone, da certi atteggiamenti, e questo facesse sì che creando questi muri vi fosse impossibile ricevere. La temperanza è una di quelle carte che dà con un, adesso qui non ce l'ho, aspettate, ve la cerco. Per chi non conoscesse le carte ancora, dà con a due brocche, dà con una mano e prende con l'altra, e viceversa, nel senso che dà con una e con l'altra prende. E si tratta proprio di riequilibrare il dare e il ricevere. Vediamo se la trovo. Eccola qua. Vedete? Con una mano dà e con l'altra prende. Però si tratta di modificare l'equilibrio tra il dare e ricevere per trovare appunto la pace, la serenità, la guarigione. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché ho troppe aspettative, perché voglio avere sopravvento sugli altri. E vi dicevo, avete bisogno della zona di controllo voi, però non è la zona di controllo sugli altri, è la zona di controllo su voi stessi che dovete lavorare, che dovete solidificare, irrobustire, i non negoziabili. E allora, il dare e ricevere racchiude diverse sfaccettature. Mi è difficile dare perché poi penso che quando io ho bisogno nessuno è lì per dare a me. Mi è difficile dare perché non so come ricevere. O do perché
do per controllare, perché voglio avere sopravvento sugli altri. Oppure mi è difficile dare perché avendo troppe aspettative mi aspetto che poi gli altri ricambino ehm, questo dare, no? C'è come sì, qualche cosa da ricalibrare con il dare e il ricevere, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere un potenziale pensiero su cui riflettere. Parlo con quella parte di me che ha paura e vengo a patti con essa. Quindi una volta che stabilite il perché vi è difficile dare o darvi, il darsi è anche il darsi a livello emotivo, il farsi conoscere nelle nostre profondità, nelle nostre anche emozioni più oscure alle volte. Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte dell'universo. 2 messaggi. L'energia fluisce dove vanno le mie intenzioni e qui effettivamente avete 2 assi di bastoni che è proprio l'azione fatta con un'intenzione e poi quando mi focalizzo sulla mia luce interiore vedo il mondo attraverso le lenti dell'amore. Sì, vi dicono com'è di rimettere un po' il focus, di ritrovare un po' il vostro centro. Ultimo oracolo. Carta numero 6 parla di cicli della vita, di schemi, della notte magica, di lasciar andare e di un incrocio. Io non vedo tanti incroci qui. Però sì lasciare andare. Ah, ecco gli incroci come potrebbero essere. Se questo schema familiare di cui vi ho parlato prima, da parte del padre, quindi papà, nonno del papà, bisnonno del nonno del papà, insomma parte maschile, potrebbe avere tutto diciamo questa famiglia, questo schema, questo modus operandi se vogliamo, potrebbe avere delle analogie con una persona in particolare vicino a voi che potrebbe essere un capo. È come se ci fosse qualcuno che ha il potere di scatenarvi certe robe che pur di non sentirle alzate un muro. Secondo me è un po' quello il senso, è l'imparare a gestire le persone, anche quelle che sono in grado di mandarvi fuori, imparare come una plomb, imparare a non farvi toccare da quello che dicono, pensano o fanno gli altri. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale date like, mettete hype, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Per quello che riguarda il percorso di crescita, se avete piacere di andare avanti a vostro ritmo, trovate tutto nella sezione degli abbonati. Io lì praticamente ho condensato tutto quello che io ho imparato in tantissimi anni, quasi 30 ragazzi, di studi e ho creato come una formazione. Infatti sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine di numero e parlo di tutto quello che è sottile, le energie sottili, diciamo c'è proprio una playlist che parla di metafisica, della
delle basi un po', se vogliamo. C'è un'altra playlist che lavora un po' più in modo approfondito sui chakra. In quella playlist tratto anche le credenze limitanti, divise per settore, quindi l'amore, il lavoro, il tempo, la bellezza, i genitori, ce n'è un sacco. E poi ci sono anche delle meditazioni per pulire il campo energetico, insomma, dateci un occhio, sono le playlist che hanno le copertine lilla. I titoli si vedono, sono pubblici, almeno vi fate un'idea. Detto questo, non mi resta che augurarvi uno splendido 2026. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!